Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo alla 32esima lezione della nostra masterclass di Microsoft Access. Quest'oggi andremo a vedere come si fa a fare un white event. Che cos'è un white event all'interno dell'Access? È un'attesa di un evento, perché nella precedente lezione abbiamo visto come fare attraverso una funzione la verifica di un CSV, di un file esterno che ci arriva proprio dall'esterno del database, e andiamo a verificare se la data di aggiornamento di questo file è di oggi, e poi verificavamo anche quanto pesava il file per capire se quel dato era valido oppure no. Quindi attraverso la funzione che abbiamo visto nella precedente lezione appunto potevamo validare un file che ci arriva dall'esterno. Però ipotizziamo che noi abbiamo un sistema di database e quindi abbiamo più database che ci aggiornano più dati. Quindi potremmo avere ad esempio il database del venduto che ci va a creare una tabella che tratta i dati del venduto, e poi potremmo avere un altro database che fa altre cose, però per fare quelle altre cose ha bisogno anche del dato del venduto che è costruito da un altro database. Quindi noi come facciamo a sapere che l'altro database ha preparato la tabella oggi? Perché ipotizziamo di essere comunque in un sistema che va in automatico. Il nostro obiettivo sulla parte intermedia di questo corso è arrivare comunque che poi noi faremo un task scheduler e lanceremo i database in automatico, e i database in automatico dovranno essere in grado di capire quando arrivano i file esterni, piuttosto che quando le tabelle su database esterni sono pronte per essere lette. Quindi quest'oggi andremo a vedere il white event. Allora andiamo nei nostri database Access che ho preparato, così capirete meglio cosa intendo. Allora qui ho preparato una tabella eventi che è relativa agli eventi di questo database, ok? Io l'ho chiamato database esterno di update. Questo potrebbe essere il database del venduto che accennavo prima, ma potrebbe essere anche una tabella eventi che è presente in un SQL Server, in un MySQL, in qualsiasi tipo di database voi vogliate. L'importante è che ci sia una tabella eventi con questa struttura. Se poi avete delle tabelle eventi che non hanno questa struttura, eventualmente vi prendete la funzione che vedremo tra pochino e l'adattate sulle vostre esigenze. Questo è lo standard che utilizzo io, quindi che utilizzi Access, SQL o qualsiasi altra cosa, la mia tabella eventi è sempre formattata così è tutto compatibile sul mio sistema di aggiornamento. E qui dicevo appunto che ipotizziamo qui ci sono tante query magari che vanno a fare delle elaborazioni e poi creano magari questa tabellina finale all'interno di questo database o all'esterno dove volete. Comunque il punto è che creerà questa tabellina, quindi questo database a un certo punto dirà: guarda, sto iniziando l'aggiornamento di questa tabellina, e a un certo punto magari qui con un orario differente, dopo 20 minuti mi dice: guarda, ho finito di aggiornare questa tabellina. Quindi ad esempio in questo momento sono le 18:30 e qua mi sta dicendo il database che alle 4:30 ho iniziato ad aggiornare la tabella venduto, alle 4:53 ho terminato l'aggiornamento, quindi è pronto, il dato è pronto, il dato del venduto è pronto per essere lette dalle 4:53 di mattina. Quindi potenzialmente il mio secondo database che ha bisogno di questo dato cosa dovrà fare? Dovrà andare a leggersi praticamente la tabella eventi di questo database per capire se effettivamente l'evento di questa tabella è pronto oppure no. Quindi come si fa? Praticamente vedete, anche qui è il database che ha bisogno di avere questa tabellina qua, anche questo database ovviamente ha la sua tabella eventi di gestione, dove qui andrà a compilare tutti gli eventi dei passaggi che farà nel suo specifico modulo. Però cosa ho fatto? Praticamente vedete qui c'è un collegamento, qui c'è una freccetta, praticamente c'è la freccetta che punta appunto a una tabellina, ok? E se io ci passo sopra mi dice anche questa tabella dove è collegata. Vedete, è collegata sul database che vedevamo prima. Quindi per fare questo collegamento qua come si fa? Ovviamente si va su dati esterni, gli si dice da access e qui gli si dà il percorso, piuttosto che quando avete un qualsiasi oggetto all'interno del database fate tasto destro, che è la mia preferita, importa e facciamo database access. Poi qui noi facciamo collega, perché dobbiamo fare collega, perché dobbiamo avere il collegamento all'altro database, non l'importazione, altrimenti porteremo dati statici. Invece se abbiamo il collegamento, quando qui verranno inseriti dei nuovi record, io li vedrò all'istante. Quindi faccio un bel collega, qui mi seleziono il database che appunto dove devo andare a prendere la mia tabella eventi. Ovviamente qui sto usando Access, ma potrei usare anche un driver ODBC e collegarmi al SQL Server come abbiamo visto in precedenza. Qui mi compaiono una tabella, ad esempio qui c'è la tabella eventi, qui c'è la tabella delle vendite. Per adesso importiamo le eventi perché tanto le ho importate già tutte e due. Premo ok e lui qua, dato che mi trova già una tabella eventi, me la collega, ma me la
nomina con eventi1. Questo è ovviamente un alias, difatti dopo io qui mi do un metodo e tendenzialmente le tabelle eventi che arrivano dall'esterno io scrivo sempre eventi e dopo ci scrivo il nome del database, quindi nome db, così io so sempre a colpo d'occhio da dove arriva questa tabella. Ok, quindi adesso io l'ho già collegata sopra, quindi ora la cancello. Se io questa la apro, ovviamente vedete che vedo esattamente le stesse cose che vede nell'altro database. Perfetto, fatto questo io ho la mia tabellina dell'altro database sul mio database e qui ho anche la tabella delle vendite che è collegata sempre all'altro database, così quando io qui intercetterò l'evento di fine so che questo database potrà andare avanti con l'esecuzione delle sue query. Ok, qui c'è la tabellina di reset degli eventi, non ci servirà in questa lezione ma l'abbiamo già visto in precedenza, e qui abbiamo i nostri moduli. Allora andiamo finalmente nella parte pratica. Allora, qui c'è la routine dove praticamente io qui comincio e gli dico praticamente funzione di aggiornamento. Ok, disattivo gli avvisi come sempre in modo che non mi compaiano messaggi particolari. Qua gli dico guarda, mi sono fatto un evento di start e un evento di end, che è quello che io ho utilizzato per crearmi gli eventi nell'altro database. Praticamente tendenzialmente quando si va a fare questo tipo di attività è sempre buona cosa, come vedevamo, di fare lo start e l'end. Quindi la procedura tendenzialmente quando si fanno gli aggiornamenti è fare sempre una riga di scrittura col comando, con la funzione scrivi che abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Gli diciamo guarda start, qua facciamo tutte le query che dobbiamo fare. Adesso ne ho messa una per esempio, l'ho commentata perché non mi sono portato dentro questa funzione nel database, e poi quando ho finito di fare tutto il processo scrivo il dato di chiusura, quindi l'evento di chiusura ufficiale. Tendenzialmente non metto mai, anche se comunque questa funzione come vedevamo scrive che ha fatto questa query qua, io di solito non uso mai un evento di una query per capire, per fare il mio white event. Ci metto sempre un dato fisso, perché se dopo a un certo punto devo aggiungere query, ok, potrebbe essere che il nome dell'evento cambia e quindi dopo devo ricordarmi su tutti gli altri database dove uso quella tabella là. Quindi è sempre un buon metodo dare un evento specifico con la funzione scrivi di start e uno di fine. Ok, quindi quando andiamo all'esterno leggiamo sempre quello di fine. Bene, vista questa cosa qua, adesso questo lo commentiamo, che tanto non serve alla nostra lezione. Andiamo nel white event. Ok, entriamo nel vivo. Praticamente qui come funziona? Allora facciamo anche un commento e gli diciamo praticamente noi li dobbiamo dargli nome tabella eventi, poi gli dobbiamo passare nome dell'evento da controllare e poi gli dobbiamo dire anche tempo di validità. Questo è importante. Praticamente qui abbiamo white event, adesso andiamo a vedere anche che cosa fa, quindi facciamo una call come facevamo con esegui query e scrivi, anche qua andrebbe call in realtà, cal, ok. E scriviamo appunto white event, l'ho chiamata io così. Qui gli devo passare 3 parametri, appunto dicevamo il nome della tabella eventi dove voglio andare a leggere l'evento, l'evento che voglio interrogare, che quindi quando lo trovo la funzione diventa vera e quindi andrà avanti con i passaggi successivi, perché se non lo trovo aggiornato la funzione resta ferma qui, quindi il database non andrà avanti. E poi questo è un orario di validità. Questo è importante, significa che sono le ore, quindi lui guarda l'ora di adesso, che adesso ad esempio sono le 18:37, e va indietro di 18 ore, quindi tiene valido, considera valido l'evento se lo trova con data ora adesso meno 18 ore. Quindi se noi siamo alle 18:37 andiamo indietro di 18 ore arriva a 00:38, quindi questo che è arrivato dopo le 18 ore è ritenuto valido. Se io qui per qualche motivo so che questo dato quando arriva alle 4:53 non va bene, è impossibile che sia arrivato quell'orario lì perché è stato veloce, sicuramente si è perso record o cose così, e quindi per me deve assolutamente arrivare dopo le 6 perché per me se no non è valido questo evento qua. Qui ad esempio ci potrei dire un meno 12, così praticamente lui farà 18 meno 12, anzi facciamo 18 meno 10 ad esempio, un esempio, e finisco praticamente alle 10 di mattina, e quindi questo evento qua non sarà ritenuto valido. Ovviamente se volete potete mettere anche 24
ok? Però se mettete 24 potreste erroneamente intercettare l'evento del giorno prima. Questo è utile perché quando noi andremo a leggere appunto questo evento qua, se io non faccio una manutenzione precisa della mia tabella eventi che sta all'esterno, quindi non la svuoto tutti i giorni, ma magari mi voglio tenere uno storico di 7 giorni, quando io cercherò l'evento magari me lo trovo 2 volte e quindi io devo beccare solo l'ultimo e deve essere l'ultimo che è valido per l'aggiornamento di oggi. Ecco perché va indicato anche l'orario nel white event che vi sto per mostrare. Quindi noi faremo una ricerca su questo dato qua, su questa descrizione, e controlleremo che l'orario non sia inferiore rispetto alle ore che noi andiamo a fregare qua. Di solito io metto sempre 18. Allora, e poi praticamente fatto il white event si scrive che praticamente ho terminato l'attesa e vado avanti con le mie query. Ok, adesso commentiamo anche questi che tanto non servono. Perfetto, cosa succede? Adesso facciamo un F8 e entriamo nella funzione. Allora, qua su che cosa c'è? Ci sono le solite cose che abbiamo già visto fino ad ora, quindi andiamo a nominare le due costanti per l'evento per la funzione di scrittura che abbiamo già visto, e qui c'è anche la dichiarazione della libreria per il white event che in questo caso ci servirà, e anche questo l'abbiamo già visto, quindi si dichiara questa cosa qua. Ricordo sempre attenzione al PTR safe, se avete il software a 64 bit va scritto PTR safe, altrimenti se avete il 32 bit dovete toglierlo, altrimenti non funziona in entrambi i casi, quindi attenzione a questa cosa qua. Comunque sia, qui c'è appunto l'evento di la funzione di scrittura, e qui c'è una funzioncina nuova, scrivi errore, la vediamo dopo. Qui verifica se la tabella eventi esiste, quindi quando noi andiamo a fare una scrittura scrive ovviamente nella tabella eventi del database in questione, qui verifica se la tabella eventi esiste come abbiamo già visto, e qui c'è la funzione di attesa, quindi quando richiamerò sleep vado in attesa dei millisecondi che andrò a specificare. E qua c'era anche la query di esecuzione query, ve le ho messe un po' tutte, non c'è tutto quello che abbiamo visto fino adesso, ma comunque queste le ho riportate. Perfetto, ecco qua la funzione di nostro interesse, e ovviamente vi ricordo questo database, questi due database li trovate in un file zip che è scaricabile in descrizione a questo video se volete prendervi il codice e fare esperimenti e prove. Allora, qui che cosa faccio? Parametri, programma, stato, tempo, sorgente. Allora, la sorgente in realtà questa non c'è, l'ho tolta, quindi passiamo appunto questi parametri qua. Quindi abbiamo il programma, lo passo di tipo stringa, stato di tipo stringa, e il tempo, ovviamente che è un tempo, andiamo dietro di tempo, è integer. Togliamo anche questo che non serve più, ok, la riavvio. Praticamente qui identifico un po' di variabili che adesso andiamo a vedere nel codice. Sono una di tipo booleano, una di tipo record set e una di tipo errore. Le altre sono data oppure stringa. Vediamo nel dettaglio che cosa faccio. Praticamente io faccio un bel F8 e qui gli dico: guarda, se succede un errore, ok, mi vai giù nella gestione degli errori, ok, e mi scrivi un errore nella tabella eventi. Che cosa ho fatto qui? Praticamente ho detto: per ogni errore che riscontro in errore, ok, mi richiami questa funzione qua e riporto errore. Ecco qua che tipo ho fatto una variabile di tipo dim_error as error. As error significa che si tiene in memoria tutti i tipi di errore. Difatti, se per caso la funzione andasse in errore, ok, scriverebbe appunto sulla mia tabella eventi con la funzione che sta qui, che ho scritto qui, e lui richiama sempre la funzione scrivi, solo che come l'ho impostata, vedete qui c'è l'errore che è variante, perché a seconda della proprietà che gli do, ok, scrivo errore tra le virgolette, questo è il testo che io scrivo nella tabella eventi, poi gli dico concateno, ok, qua ci metto uno spazio, concateno, e mi scrivi anche il numero di errore che ti sta restituendo access. Faccio ancora una concatenazione di una stringa con uno spazio, concatena, e poi gli riporto anche errore.description. Quindi per intercettare gli errori con access, se dovessero succedere, si fa sempre errore.number, errore.description, che in realtà però, se andiamo a vedere, è errors. Ok, quindi errore, ok, in errors, quindi comunque la dichiarate così e voi intercettate tutti gli errori di access. Ok, piccola parentesi appunto sulla gestione degli errori, entriamo di nuovo nel vivo. Quindi qui apriamo la gestione degli errori, disattiviamo ulteriormente gli avvisi se per caso
qualcuno si è dimenticato di disattivarla nel modulo di aggiornamento, non fa mai male anche dichiararlo 2 volte, e qui prendiamo la data inizio. La data inizio ci dice l'ora di adesso, solo che fa l'ora di adesso, ok, meno il tempo che abbiamo passato, che è 18. Praticamente qui appunto vedete che c'è scritto 18 sul tempo, quindi noi facciamo appunto l'ora di adesso, che sono le 18:44 meno 18, e quindi si nomina con 11:03 2021 al mezzanotte 43. Quindi se l'evento che andremo a testare è superiore a questo orario sarà ritenuto valido, altrimenti no, e lui rimane lì, cicla in attesa che arrivi. Dopodiché che cosa dobbiamo fare? Questa è un'istruzione che praticamente andiamo a fare un select, ok? Andiamo a fare un select di cosa? Seleziono tutto, ok, tutti i campi, da che tabella? Dal programma, ok, la tabella eventi che abbiamo passato nella variabile che vedevamo appunto qui, quindi noi qui gli davamo la tabella eventi, quindi noi appunto andiamo a fare un select del programma, ok, della tabella eventi che abbiamo nominato, che è esattamente, ovviamente è questa, che abbiamo collegato qui, quindi se cambiamo il nome dopo ovviamente dobbiamo andare a modificarla qui sul richiamo del white event. Quindi facciamo appunto un select e poi dopo noi facciamo un where, quindi dove qua trimmo e formatto la data del campo che sta dentro la tabella eventi, ok, in modo che mi risulti anno, mese e giorno, e poi l'ora ci metto ora, minuti e secondi, la porto praticamente in formato Giuliana, e gli dico prendimi tutti i record che sono con questa data qua, ok, maggiori uguali praticamente a data inizio, quindi alla data che noi abbiamo recuperato qua. Quindi lui che cosa farà? Farà un where, e il primo filtro che farà, guarda, cercami all'interno di questa tabella eventi tutti i record che hanno la data e l'ora, perché metti insieme questi due campi qua, che sono maggiori a data inizio, ok? Quindi essendo quello un evento che è dell'11 del 3 e è delle 4:53 e qui la data inizio è precedente, lui prenderà quel record là, ma li prende tutti. Quindi che cosa c'è ancora da fare? Alla fine qui fa un end, quindi aggiunge un altro criterio e ci mette appunto la descrizione, quindi mette desc, qua si usa un like perché potenzialmente, ok, e lo stato praticamente è l'evento che noi abbiamo praticamente scritto qui, ok. Perché uso un like e non uso un uguale? Il like mi dice, guarda, se io qua avessi scritto dato del venduto, ok, all'interno del mio codice, lo avrebbe intercettato ugualmente. Può succedere che magari ogni tanto succeda di sbagliare, magari si mette uno spazio, se io scrivo l'evento fatto così senza lo spazio, ok, lui non lo intercetta, quindi nella funzione ho messo un like, però nulla vieta che se voi volete essere proprio precisi, qui al posto del like ci mettete un bel uguale. Allora se qui mettete un uguale sapete che poi l'evento che scrivate, l'evento che dichiarate nel richiamo della funzione deve veramente essere uguale a quello che c'è nella tabella eventi. Comunque qui fa il like di questo. E poi qui che cosa faccio? Faccio un conteggio 0, questo mi serve praticamente per la routine di errore. Adesso io qua l'ho dichiarato però non lo utilizzo, perché dopo sotto faccio un conteggio uguale conteggio più 1, praticamente quando più che per la routine di errore è se voglio uscire dal ciclo dopo un po', perché cosa succede? Io qui dichiaro la conteggio uguale a 0, poi dichiaro questa variabile qua in false, perché questo è un tipo di variabile booleana, quindi true o false è il suo risultato, e poi io faccio un ciclo, gli dico do while not flag, quindi qui è falso. Se io vado giù, ok, qui ho praticamente preso in memoria questo script, questa è una select, l'ho preso in memoria, è solo un testo SQL, qui faccio F8 e qui è false, quindi se è falso, ok, se è falso io entro nel ciclo, quando flag diventerà vero uscirò del ciclo, faccio exit function e potrò andare avanti con le mie query. Quindi quando io uscirò da questo ciclo, l'evento significa che sarà disponibile nella tabella eventi, quindi la tabella sarà ritenuta aggiornata. Poi che cosa faccio qua? Io faccio praticamente un set ora, e questo è un tipo di variabile di tipo record set, quindi andrà a restituirmi dei record. Che cosa faccio? CurrentDB, quindi su questo database apri record
di questo codice SQL che abbiamo dichiarato sopra. Quindi lui eseguirà questa query qua, che andrà sempre a restituire tendenzialmente un record. Quindi io qui faccio F8 e praticamente lui adesso sta restituendo dei record. Quindi io valorizzo flag, gli dico guarda, mettimi a true flag se il risultato di questo record è maggiore di 0, quindi io qua verifico se trovo un record. Questo perché? Perché se l'evento è ritenuto valido significa che io avrò ottenuto un record, ma potrebbe essere che magari durante il giorno l'ho anche rilanciato e magari compaiono due eventi identici, però la regola di ingaggio è sempre quella: io devo trovare l'evento e deve essere nella giornata e orario che per me sono ritenuti validi. Quindi se la funzione mi restituisce anche un solo record, vuol dire che ha trovato queste due condizioni valide. Quindi in questo caso mi restituisce un record perché trova i dati, avendo appunto un record come risultato, vedete dice rs or record count uguale a 1, è valida questa condizione, quindi mi valorizza il flag come vero. A questo punto io chiudo il record set, perché va sempre chiuso quando apriamo un record set, metto in nothing il record set e poi gli dico guarda, se not flag 10, quindi qui salto perché ha trovato l'evento nella tabella. Se non lo avesse trovato, cosa avrebbe fatto? Avrebbe detto guarda, conteggio uguale a conteggio più 1, qua su l'avevamo valorizzato a 0. Questo perché? Perché io potrei sofisticare questa funzione e appunto, come dicevo prima, quindi lui scrive il conteggio, poi scrive un evento sulla tabella eventi che praticamente i dati del determinato programma non sono pronti e scrive anche l'orario, tra poco vediamo anche questa cosa qua, e poi lui qua si ferma per un minuto, ok? Se metto appunto 60, ok, mi fermo, questo è un minuto, se metto 600.000 è 10 minuti, ok? Quindi io potrei dirgli fammi un ciclo do while finché non mi trovi l'evento aggiornato dalla tabella ogni 10 minuti. Non serve farlo fare ogni secondo che mandiamo in loop il processore a bomba a far girare questo script. Di solito si mette 5 o un 10 minuti o mettete 30.000 millisecondi, così 30.000 millisecondi sono 5 minuti, 60.000 sono appunto 10 minuti, scusate, 600.000 sono 10 minuti e 300.000 sono 3 minuti, 5 minuti. Comunque fate il numero diviso 60 e siete a posto. Allora, quindi qua adesso per ipotesi metto che sta fermo ad esempio per un secondo, millisecondi sono un secondo, ok? Qua comunque ha trovato l'evento, lui fa end if loop, ok, torna su, vede che flag è vero e quindi esce appunto dalla funzione. Uscendo dalla funzione torna di qua e andrebbe a eseguire tutti i passaggi successivi perché appunto ha trovato l'evento valido. Ma vediamo se appunto il record non c'è, che così chiudo il discorso di prima. Io cancello appunto l'evento di end che stiamo appunto testando. Se io entro, ok, eseguo tutto, arrivo giù, trova che praticamente è a 0 il risultato del mio record, quindi va giù, chiude il record set, poi arriva qua e entra qui, quindi fa conteggio più 1. Quindi io qui ciclerei, io potrei dirgli ipoteticamente che magari sto aspettando un'anagrafica e quindi l'anagrafica l'aspetto fino a un certo punto. Se poi non arriva potrei dirgli ok, guarda, l'anagrafica non è arrivata, mi va bene anche quella del giorno prima, quindi potenzialmente potrei sofisticare questa funzione passando anche un ulteriore parametro in più dove posso gestire questa cosa qua, e magari quando conteggio è uguale a 10 comunque esci dalla funzione. Quindi io qua gli potrei dire guarda, cicla per 10 volte e poi se il conteggio è uguale a 10 esci dal loop e mi fai exit function. Potrei anche fare una cosa molto semplice così, tipo qua gli aggiungo un if conteggio uguale a 10 then exit function. Ok, quando conteggio sarà uguale a 10 io uscirò dalla funzione e comunque anche se il dato non è pronto, ok, andrò avanti con l'aggiornamento dei dati che siano anche se sono dati vecchi. Bene, direi che con questa lezione abbiamo visto tutto. Ecco, magari questo ve lo lascio, che così magari può essere interessante. Come sempre spero di essere riuscito a spiegare un po' come funziona la cosa. Ricordatevi, avete due eventi, avete il controllo dell'evento sui file esterni e adesso avete anche il controllo degli eventi all'interno di tabelle eventi di database esterni.
Come sempre spero che la lezione sia stata di vostro gradimento. Se volete condividetela nei vostri social, così mi aiuterete a fare un po' di pubblicità e far crescere il canale. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!